Ok, allora, questo è un tipo di video diverso. Fondamentalmente nasce dal fatto che mi sono accorto che facendo strade di questo tipo, o ancora di questo tipo qua, o ancora strade di questo tipo qui, insomma, avete capito, roba del genere. Fare queste cose con una Desert X appena nuova è un problema. Ragazzi, diciamocelo, la Desert X in fuoristrada come esce dalla concessionaria non ci può andare, spacchi tutto. E quindi, dato che a me piace fare queste cose, mi sono trovato a dover effettuare numerose modifiche. Ed ecco che ve ne voglio parlare. Ok, buondì. Allora, ho pensato di fare una cosa. Dato che le modifiche che ho fatto alla Desert sono tante e la maggior parte, ma non tutte, sono incentrate sull'uso in fuoristrada, ho pensato di fare un riepilogo di tutto quello che ho modificato. Chiaramente la prima cosa che ho fatto è stato pensare alle protezioni, perché al di là del fatto che io a prescindere sono scarso, ma in fuoristrada si cade, si appoggia la moto, si prendono rami, si prendono sassi e quindi la protezione è fondamentale. La prima cosa sono le ruote, questo perché sono state già tante, è una moto che è uscita un anno fa, 2 anni fa, ma sono già tante le segnalazioni di raggi che si allentano e si perdono mentre uno va, cerchi che si bozzano subito, cerchi che si crepano e questo è un problema. Eccolo qua, il cerchio della Desert X piegato. Qua me l'hanno segnato in Ducati dove si è piegato e ora ti faccio vedere. 1200 euro buttati via. Oh lollo. No, allora, vabbè, questo è un piccolo segno che c'è già bozzato, poi ce ne ho altri in giro, adesso non mi ricordo bene dove. Qua. Più che altro che ho fatto super attenzione, sono andato molto piano e si sono bozzati lo stesso. Questo è un problema della Desert X, cioè è un limite derivato dal fatto che è una moto un po', non è una moto esclusivamente fuoristradistica, chiaramente, e quindi le ruote sono delle ruote non sono fatte per il fuoristrada. Per questo motivo ho messo le ruote Bar Tubeless con i cerchi Excel. La Bar Tubeless è un'azienda innanzitutto italiana che fa prodotti ottimi. E cosa fa fondamentalmente? Va a creare un sistema che rende qualsiasi ruota tubeless, creando una mescola che va a coprire tutti i raggi con un'unica colata e evita che un raggio possa perdere. E già questa è una cosa molto interessante, considerato che si parla ovviamente di cerchi con i raggi interni. Insomma, ho un'idea che questo sistema dove sono esterni rispetto alla ruota, pure se stai attento, cioè, si bozzano lo stesso. L'altra cosa è la combinazione con i cerchi Excel. I cerchi Excel Takasago sono quello che c'è di più resistente al momento per il mondo adventuring off-road. La combinazione di questi due porta alla formazione di una ruota finalmente come Dio comanda, cioè una ruota fatta per fare fuoristrada. E allo stesso modo l'ho fatto dietro. Come vedete c'è il mozzo ricavato dal pieno. Bar Tubeless poi fornisce anche il parastrappi KTM, questo perché chiaramente è una soluzione più indicata e più direzionata verso il fuoristrada. E in questo modo ti ritrovi finalmente intanto una moto che può andare fuoristrada e questi cerchi qua gli potete dare tutte le botte che volete ma rimarranno lì, sono fenomenali, E inoltre i raggi maggiorati fatti apposta per il fuoristrada. E questo è già una cosa fondamentale, perché l'ultima cosa che vorrei è spaccare una ruota e trovarmi con la ruota rotta. Già mi è successo una volta. Queste ruote, ragazzi, oltre a cambiare completamente il feeling di guida, perché risparmi circa 5 kg, fanno diventare la moto completamente diversa, molto più precisa su strada e molto più precisa in fuoristrada. Sempre nell'ambito protezione, ovviamente le barre, i tubolari, che ho messo sia inferiori che superiori. Ho messo
inoltre il paracoppa e tutto è di Outback Motortech. Questo perché secondo me sono al momento l'azienda più in grado di fornire una vera protezione alle moto, perché sono resistenti, sono fatte bene, sono fatte da persone che poi le pigliano e le vanno a distruggere su per le montagne e le moto rimangono intatte. E io personalmente non cambierò mai, metterò sempre le barre queste qui. Uno, perché la moto la appoggio spesso e volentieri, due, perché proteggono. Per la Desert X ci sono un paio di chicche. La prima chicca è questa qua, la protezione della pompa dell'acqua che sta qua dietro, perché è molto esposta. Nel caso di caduta e di appoggiata, lasciando fare che io ho le barre, si può rompere. Ultime due cose sulla protezione: chiaramente i paramani Barkbusters, perché anche lì la moto la appoggi, i paramani di serie sono buoni per andare al bar e stare attenti, perché pure al bar magari non sono buoni, cioè serve roba resistente. Io ci ho montato anche i Fork Saver, anche questi sono di un'azienda italiana se non sbaglio, e fondamentalmente mi sono stati consigliati da Nicolò, che ringrazio, e dovrebbero proteggere la forcella da tutti i detriti che ci finiscono nell'uso fuoristradistico, quindi soprattutto polvere, fango, principalmente sassi, eccetera. Sì, allora, chiaramente la Desert X non viene con un portapacchi posteriore. Lo so che questo l'avete visto, ora ve ne parlo. Non viene con un portapacchi posteriore. Cosa per me fondamentale: ho trovato questo di Perunmoto, che è snello, non pesa niente, non si vede minimamente sulla linea della moto, e personalmente io ci piazzo sempre la borsa da coda della Lone Rider, nella quale metto di solito, a parte che ci metto il libretto della moto, ma ci metto attrezzi, ci metto cose, guanti, cose che mi potrebbero servire durante l'uso fuoristradistico, ma non solo, e fanno un ottimo contenitore per tenere tutto quello che uno vuole. E questa borsa personalmente mi accompagna sempre. Ovviamente la chicca è questa qua, lo scarico titanium dell'HF Corse. È bellissimo, sempre voluto uno scarico alto, e quindi l'ho preso da HP Corse. Ci sono due colorazioni, sia nero che grigio. A me piaceva più nero, secondo me si sposa meglio con il nero della sella e il nero del telaio, ma è una scelta estetica. Rimane più protetto perché in ogni caso, a parte che è protetto dalla pedana del passeggero, inoltre non va a battere sul forcellone quando si appoggia la moto, e questo secondo me è una buona cosa. Inoltre è in titanio, quindi non riscalda più di tanto. Questa è la cosa che mi porto quasi sempre con me, le borse Lone Rider. Perché le borse Lone Rider? Perché queste, oltre a permettermi di portarmi dietro, che ne so, la roba della pioggia, oppure un cambio di intimo se sono sudato marcio, un 100 grammi se fa troppo freddo, due attrezzi, due fascette così, mi fungono anche da cuscino quando appoggio la moto. Nota bene, non ho detto se, ma ho detto quando, perché tanto in fuoristrada la moto la appoggi, se ti chiami Lorenzo la appoggi ancora di più, ovviamente. Questa è una protezione VRS in plexiglass che a me piace. Allora, la protezione per il faro, considerato quello che costa e l'uso in fuoristrada, penso sia fondamentale. Questa è bella, non si vede troppo e soprattutto non è a griglia, che teoricamente non è legale per la strada. Detto ciò, poi a me la griglia non piace e quindi meglio così. Ho montato inoltre i fari Sercomoto, sono questi qua che vedete. Allora, io personalmente li adoro, sono gli stessi fari, gli stessi che avevo sull'Africa, poi sul KTM, ora li ho montati qua. Sono resistenti a qualsiasi cosa, temperature estreme, sassi, sabbia, acqua, letteralmente sono andati sott'acqua in un fiume quando ho fatto il guado. Sempre sulla protezione, la moto, come è chiaro si vede, è ricoperta da un kit di grafiche. E questo perché? Sia perché personalmente mi piace mettere le grafiche sulla moto, penso che sia un modo per renderla più unica, sia perché questo evita graffi, usure, questo principalmente. E quindi è sempre una soluzione che a me piace. Personalmente è già il secondo kit di grafiche che prendo con Da Brabit
e mi ci trovo molto bene, devo dire. È un prodotto di qualità, si installa facilmente, l'ho installato io tutte e 2 le volte e non l'avevo mai fatto, una cosa che si fa tranquillamente. Ora, da un punto di vista di comfort, la prima cosa sono questi bestioni qua. Questi sono dei riser di 4 cm con arretramento di 2 cm, che sono tanti, ma io d'altronde sono 2 metri e quindi questa era un po' una scelta necessaria, perché ovviamente ho fatto rialzare la sella rally. Ora l'ho fatta rialzare di circa 5 cm, soprattutto in questa parte qua. Ci ho guadagnato di comodità perché la sella rally è dura, e anche di altezza, ovviamente avendo tanta gamba questo mi permette di avere una posizione corretta alla guida. Ora, sempre da questo lato, io ho messo la protezione della pompa del freno posteriore Adventure Spec, perché serve, è abbastanza esposto effettivamente, costa poco e è un'ottima soluzione. Di Adventure Spec ho preso anche la protezione dell'ABS posteriore e la protezione dell'ABS anteriore. Eccolo qui, questo qua. Ultimo aspetto sulla comodità, poi credo che ho finito perché ce ne sono tante di modifiche davvero. L'ultimo aspetto, che però è quello che probabilmente mi ha cambiato di più l'esperienza di guida in moto, perché c'è da dire che la Desert X scalda tantissimo e troppo. Ho trovato, questa è una plastica termoresistente prodotta da Unit Garage, 20 euro, 25 euro, la metti lì con 2 fascette, lì ci passa il tubo dell'acqua e la temperatura percepita diventa meno della metà. È veramente una cosa che mi ha aiutato tantissimo e lo consiglio assolutamente perché ti cambia la guida. Ok, queste sono tutte le modifiche che ho fatto e a breve arriverà il video in cui le metterò alla prova, letteralmente.